Uno degli esordi più attesi del mondo del motorsport a due ruote, Superbike e MotoGP messe a paragone, e nell'epoca in cui abbiamo ben due top rider delle derivate di serie che passano nella classe regina del motociclismo, saranno in grado di soddisfare le grandi aspettative che tutti hanno in loro? La Superbike è veramente un campionato di Serie B? Con questo episodio, il penultimo di Post MotoGP, perché settimana prossima ci sarà l'ultimo round a Valencia e sarò presente in circuito, quindi prima di andare a Riccardo Tormo, vediamo di capire che cosa è successo questo weekend a Portimao. La sella più calda di tutto il paddock, ovvero quella del campione del mondo Marc Marquez, che nelle ultime gare è stata occupata da un collaudatore, Michele Pirro, e credo per la prima volta nella storia una moto campione del mondo viene guidata nella stessa stagione da un rookie, anzi ancora di meno di un rookie, di un esordiente completo, ovvero vice campione del mondo Superbike Nicolò Bulega. Ammetto che avevo parecchia curiosità anche io sul suo esordio, e visto com'è andata è bene cercare di capire che cosa sia successo e perché è andata così, e se questo risultato è stato positivo, un disastro, un successo, un buon punto di partenza. Ci siamo lasciati con l'ultimo appuntamento di Sepang e nel periodo che è intercorso fra i due Gran Premi, Ducati ha scelto, come già ventilato, di far concludere la stagione a Nicolò in sostituzione di Marquez, organizzandogli anche un test per dargli la possibilità di provare la moto. Ora, nell'internet si è letto di tutto, chi ha comparato l'esordio di un pilota Superbike in MotoGP tirando fuori nomi come Bayliss o altri esempi che purtroppo fanno parte di un'altra epoca nella quale le moto dei due mondi, dei prototipi, delle derivate di serie, erano molto più vicine fra di loro. In questo momento storico credo che il gap tecnico fra le due categorie sia enormemente più grande che in passato, e quindi al giorno d'oggi fare il passaggio Superbike MotoGP è qualcosa che può risultare estremamente complesso anche per i piloti più talentuosi, veloci e vincenti. Tralasciando il gap tecnico costruttivo di base, che è quello di una filosofia di serie venduta al concessionario, ovvio estremamente modificata, ma comunque sempre di serie, e una filosofia prototipale, quindi di moto costruita solo ed esclusivamente per performare, per correre, le due categorie sono estremamente distanti, anche per dotazioni. Che cosa voglio dire? Partiamo dall'aerodinamica, che in MotoGP è estremamente invasiva, varia moltissimo lo stile di guida e l'utilizzo generale della moto, e soprattutto è un qualcosa di non così intuitivo in una fase iniziale. L'utilizzo dei device in MotoGP: abbiamo abbassatori per il retrotreno da utilizzare mentre si guida e il partenzino, diciamo il blocco della forcella anteriore per la partenza da inserire mentre si raggiunge la griglia. I freni in carbonio, che fanno una differenza incredibile sia a livello fisico che a livello di guida. E ultimo, ma non per importanza, gli pneumatici, che come nel motociclismo più basilare sappiamo sono l'unico strumento di contatto che abbiamo con l'asfalto, e che qui rispetto alla Superbike che utilizza Pirelli abbiamo le Michelin, che come risaputo sono delle gomme molto stiff, quindi molto dure, con carcasse mescole estremamente sostenute che devono fare il lavoro di reggere 25 giri di gara con quasi 300 cavalli da scaricare per terra. Infatti già le Michelin sono difficili di loro, se inoltre dobbiamo usare anche i freni in carbonio, quindi una potenza frenante incredibile, può essere veramente un bel problema. Infatti, se ci avete mai fatto caso, in MotoGP si sente spesso parlare di front lock, quindi il bloccaggio all'anteriore in frenata, cosa che in Superbike non avviene praticamente mai, per due motivi: la gomma più performante della Superbike e i freni molto meno performanti delle Superbike. Sì, ma Edo, quindi che cosa cambia in soldoni? Cambia tutto. A livello di pilota bisogna ritarare quello che viene fatto, anche perché se il mezzo è estremamente più prestazionale, il pilota deve essere molto più delicato, soprattutto nelle prime fasi dell'aggancio del gas e del freno. Infatti quello che sta succedendo nello sviluppo di Pirelli, quello che faranno sarà prendere tutto il know-how sviluppato negli anni da Superbike, e la tendenza sarà quella di andare a indurire tutto per sopportare i carichi in accelerazione e in frenata della MotoGP. Per quanto riguarda il test di Jerez, Nicolò è stato parecchio sfortunato e a causa pioggia ha potuto solo fare una trentina di giri nelle ultime 2 ore della seconda giornata con una pista chiazzata. Sono abbastanza per prendere confidenza con tutta la marea di cose che c'è da fare in MotoGP mentre guidi? Assolutamente no, è proprio qui la chiave di lettura di questo weekend e dell'esordio di Nicolò Bulega in MotoGP. Tra l'altro Portimao in questo periodo è molto piovosa, spesso ventosa, e infatti, come abbiamo visto nel weekend fra venerdì e sabato, ha piovuto e
tutta la mattina del sabato è stata condizionata da una pista chiazzata, non perfetta e non è sicuramente l'ideale per prendere confidenza con una bestia come la MotoGP. Tra l'altro il tutto nel Luna Park di Portimao, su e giù, destra, sinistra, cioè roba da matti. Comunque, andando al weekend abbiamo visto un venerdì comandato da Alex Marquez, buon Bagnaia secondo, Pedro Acosta terzo, Bez quarto con la Aprilia, poi 2 Honda, Zarco e Mir. Alla fine della prima giornata Bulega era 17esimo, ma solo un secondo di distacco. Nella giornata di sabato il meteo ha condizionato tutta la mattina, quindi FP2 e le qualifiche che hanno visto più o meno gli stessi protagonisti del venerdì, con Quartararo che si infila sempre nella mischia con un giro secco da matti. Quindi per la partenza di una delle sprint più divertenti di tutto l'anno siamo partiti con Bezzecchi, Acosta, Quartararo, Bagnaia, Marquez, Zarco. Assenti dalla zona alta della classifica Aldeguer 11esimo e Di Giannantonio solo nono, e solo lo diciamo perché guida la Ducati ufficiale, mentre Raúl Fernández, fresco vincitore di Phillip Island, è stato dichiarato unfit per un forte dolore alla spalla causa caduta il venerdì e in teoria dovrebbe ritornare a Valencia. Sprint race combattutissima dal trio Bez, Marquez, Pedro Acosta, che con la KTM fa miracoli, e scelta di gomme univoca per tutti con la hard front e soft rear. Per quale motivo viene utilizzata la gomma hard all'anteriore? Perché Portimao è una pista con delle frenate molto importanti, spesso in discesa. La configurazione del tracciato obbliga a guidare sempre in angolo e soprattutto con la presenza nell'ultimo settore in discesa e tutto a destra. Il consumo della gomma anteriore è folle. Durante la gara è stato chiaro che Alex avesse qualcosa in più rispetto a tutti quanti ed è riuscito a metterlo per terra. Pedro chiude secondo e Bez con qualche errore porta a casa un altro podio, ma siccome le gare vanno sempre costruite turno dopo turno, la gara della Aprilia ufficiale numero 72 è cambiata proprio domenica mattina nel tanto discusso warm-up. Vi ricordate la gara scorsa nella quale abbiamo parlato del warm-up a causa dell'incidente in Moto3 fra Dead Wheeler, eccetera, eccetera? Pensate come sarebbe stata diversa la gara se Aprilia non avesse avuto quel warm-up per provare la modifica che ovviamente non sappiamo, ma che ha aiutato Bez a vincere? Io lo ripeto come l'altra volta, il warm-up, oltre che a livello di sicurezza, è un turno fondamentale per vedere gare di livello sempre più alto. Per la gara lunga, sempre hard all'anteriore e medium per tutti al posteriore, e via per una gara che, se la sprint è stata divertentissima, la gara lunga è stata di una noia mortale, ovviamente davanti, perché Bez ha vinto, Marquez secondo, mentre dietro il duello si è infiammato fra Aldeguer e Binder, che si sono dati 2 carenate da cardiopalma facendosi saltare via ali e alette varie. Bagnaia è caduto malamente facendo il quarto zero consecutivo, mentre chi ha pensato ad eliminarsi subito e a rischiare di eliminare qualcun altro è proprio Franco Morbidelli, con un'entrata sconclusionata al primo giro alla curva della Torre. Tra l'altro curva in discesa molto stretta e nelle prime fasi di gara è molto delicata, infatti si vede dal replay che lui taglia con il freno la traiettoria per cercare di salvarsi, ma ormai è troppo tardi. Quando poi va a lungo attraversando la linea degli altri e rientra, ha creato talmente tanto scompiglio che una KTM porta larga un'altra moto che colpisce Franco, che poi cade. Ma a mio avviso l'incidente se l'è autocreato lui. Peccato, perché quando vuole va anche parecchio forte, ma è stato spesso attenzionato per i suoi comportamenti e un motivo ci sarà, e questa è nella prova. Peccato invece per quella che avrebbe potuto essere la Honda più competitiva, ovvero quella di Joan Mir, che si è ritirata a causa di un problema alla frizione, e l'esordiente Nicolò Bulega che fine ha fatto? 15esimo, senza infamia, senza lode, a 32 secondi da Bezzecchi vincitore. Quindi, in base all'analisi che abbiamo fatto a inizio video, come possiamo definire l'esordio di Nicolò in MotoGP? Secondo me molto positivo, considerando tutti i fattori. Ha fatto 20 giri con la pista chiazzata nei test, quindi non era un test. La gara è il posto peggiore dove imparare, soprattutto in MotoGP, dove già al secondo turno è tutto qualificati per questo, qualificati per questo. Ha sbagliato nella sprint e ci sta, però ha portato a termine la gara lunga con un distacco che secondo me non è nemmeno tanto male, considerando tutto. Possiamo dire quindi che la Superbike è un campionato di Serie B perché Bulega ha fatto 15esimo? Secondo me assolutamente no, proprio a causa dell'estremo divario tecnico che c'è fra le due categorie. Abbassatori, freni, gomme, aerodinamica, è tutto estremamente diverso rispetto al passato, quindi se una volta un pilota di Superbike poteva passare in MotoGP e magari poteva ben figurare fin da subito con degli ottimi risultati, qui è tutto estremamente molto complesso e a maggior ragione se fatto come l'ha fatto Nicolò. Se Portimao era
poco indicativa, sarà curioso vedere cosa farà Nicolò a Valencia. È vero che non ci corre da tanto, ma è una pista molto più semplice che ti dà anche molto più tempo di ragionare, e con un weekend di esperienza sulle spalle sarà curioso vedere che cosa farà, così come sarà curioso vedere l'evolversi della situazione Yamaha con il discorso V4 e soprattutto con il discorso Toprak, perché alla luce di quanto successo con Nicolò sarà curioso vedere quanto ci metterà Toprak a imparare a utilizzare tutti i comandi della MotoGP. Bene signori, noi siamo arrivati alla fine, non dimenticatevi di mettere like, commento, condivisione e soprattutto ci vediamo in settimana con un altro video, perché adesso escono tutti i video delle gare con l'Aprilia e lunedì prossimo con i post MotoGP dell'ultimo round a Valencia che andrò a vedermi dal vivo. Ciao!